Eccoci ragazzi, allora come avete visto nell'anteprima oggi parliamo proprio della coltivazione del peperone dalla A alla Z, il peperone all'interno dei nostri orti. Cercheremo di farlo in modo biologico, dalla A alla Z significa proprio la lavorazione del terreno, ma anche come si mette a dimora, la fertilizzazione, come si lega, come si pota e così via. Quindi fino a che voi riuscirete ad avere tranquillamente le vostre piante di peperoni belle grandi e con quei bei frutti rossi o gialli da raccogliere. Andiamo subito al video perché è un po' lungo. Allora, la prima operazione che c'è da fare chiaramente è iniziamo subito con rendere fertile il nostro terreno. Quindi io inizio subito quando è febbraio-marzo a prendere tutta quella bella erba che c'è invernale e invece di toglierla la prendo e la macino. Appena l'ho subito macinata tutta fine fine, prendo e vado a fare il sovescio, come si dice in campagna. Prendo, attacco un piccolo aratrello al mio trattore, qua faccio con la vanga come si faceva tanti anni fa. Vediamo subito un piccolo pezzetto di vangatura. Passato un mese, diciamo che siamo ad aprile, quell'erba oramai si è già decomposta, nel senso che tutti quanti i microrganismi demolitori l'hanno trasformata in humus, quindi è proprio giunto il momento di fare una seconda vangatura oppure una zappatura superficiale, sfinare le zolle e livellare ben bene il terreno e levare qualche radice che c'è sul nostro orto. Iniziamo a parlare del peperone. Il peperone ama una zona del nostro orto soleggiata e ama molto il sole, però durante la sua crescita nella fase di vegetazione, quando noi dobbiamo andare a potarla, poi vedremo come si fa la potatura, questo particolare intervento, dobbiamo sempre stare attenti a non esagerare, perché se togliamo delle foglie e sotto c'era il peperone che era ombreggiato e invece poi viene colpito direttamente dal sole, si ustiona e si rovina. Detto questo, ama un terreno molto soffice, drenante, con una bella lavorazione di fondo fino a 30 cm. Che dirvi poi, ama chiaramente essere fertilizzato nel modo giusto. Il modo giusto quindi è quello con un concime organico a lunga cessione. Il migliore risulta quello di ovino, il letame di ovino, perché il letame di ovino proprio va a rispettare quei parametri di azoto, fosforo e potassio che ha bisogno proprio la pianta per crescere. Ecco che se noi andiamo a dare 3 kg, 3 kg e mezzo di questo letame di ovino, rispettiamo proprio tutti quanti i parametri nutrizionali di questa pianta per farla crescere su bella, fresca e rigogliosa. Bisogna poi dire che il peperone in piano campo va messo quando le temperature notturne sono superiori a 14 gradi, non lo fate prima perché poi tutti i fiori che stanno crescendo cadranno, c'è proprio una cascola del fiore. Quindi inizieremo a piantarla dal 1° maggio in poi regolatevi voi in base alle qualità climatiche. Se non avete chiaramente lo stallatico dovrete andare ad acquistare quei concimi di sintesi chimica che hanno però quel rapporto bilanciato tra azoto, fosforo e potassio per rispettare, diciamo, la buona crescita della pianta del peperone. Quindi comprate un ternario che rispetta gli elementi nutritivi che prima vi ho indicato. Parliamo del sesto d'impianto. Il sesto d'impianto significa capire a che distanza occorre mettere le nostre file di peperoni e la distanza tra le piante. Vanno posizionate in file parallele a circa 60-70 cm le une dalle altre e distanti una pianta dall'altra tra i 40 e i 45 cm. Come si fa? Semplice, si fa così: si prende un tutore, se ne prende un altro e si tira un filo. Ok? Una volta che ho tirato il filo vado solamente con un bastone a tracciare una linea lungo il filo dove poi adesso andrò a creare un solco come quello lì che state vedendo qua. Quindi adesso con la zappa
lì in quel punto dove avete visto con il filo vado a realizzare un solco profondo circa 30-35 cm dove andrò poi a fertilizzare sul fondo. Poi andremo a mettere le piantine e ricopriremo. Iniziamo a fare il solco della messa a dimora delle piante di peperone. Non mi rimane altro che togliere i tutori. La traccia ce l'ho e nella traccia inizierò proprio a fare questo solco profondo 30 cm. Allora, il solco è terminato, iniziamo a piantare. Come vedete io ho messo subito un tutore molto robusto, lo metterò uno in posizione iniziale e uno nella posizione finale del mio solco, perché poi nel tempo, siccome le piante di peperone iniziano proprio a crescere su belle forti e rigogliose, però con i forti venti potrebbero rompersi dal peso dei frutti, quindi io metto questi tutori molto robusti. In questo caso sto utilizzando una canna di bambù molto spessa, potete utilizzare dei pali, quello che voi volete, perché poi andremo proprio a mettere dei fili, vi farò vedere come, quando cresceranno. Ora partiamo subito, andiamo a posizionare le piante. Come si fa? Io prendo una canna, ok? Me la misuro alla misura che devo andare a piantare. In questo caso io vado a piantare a 35 cm, quindi ho tagliato con le mie forbici la canna a misura e a questo punto io mi prendo la mia canna e mi farà da misura. Quindi la posiziono al centro del solco distanziandomi di circa 20 cm dal palo, quindi qui sarà la prima buca, la prima pianta, scusate, e qui la seconda pianta. Ora io che ho questa misura, in ogni posizione della pianta vado a mettere i miei 3,5 kg di letame maturo, in questo caso io ho ovino, e quindi so che questi qui sono più di 7 kg, andrò a mettere più o meno la metà in questa posizione qui e l'altra metà in questa posizione qua, proprio dove vanno le piante, in questo modo qua. Finiti di fare i mucchietti di letame dove va la pianta, ora rimettete il filo nei due tutori, io ho posizionato anche il secondo, e iniziamo proprio a fare la piantagione. Allora si prende una piantina, si mette al centro della buca e in modo più possibilmente perpendicolare al filo. Il filo mi serve proprio per far sì che venga una linea molto diritta di peperoni. L'orto più è ordinato più è bello da vedersi. A questo punto faccio una piccola fossetta con le mani e posiziono la mia pianta. Non faccio altro che fare lo stesso lavoro per tutte quante le postarelle di letame. Finite di piantare le vostre piante, posizionate nel punto dove c'è il monticello di letame, avrete già un lavoro molto preciso e lineare. Ora dobbiamo andare a accostare pian piano il terreno che abbiamo lasciato sullo scavo a destra e a sinistra vicino all'apparato radicale. In questo modo qua lo prendete prima da una parte e poi dall'altra. Per quanto riguarda la quantità, sopra il colletto è il punto dove l'apparato radicale sta sotto e la pianta esce fuori. Basta solamente 1,5 cm, 2 cm. Fate una leggera pressione per accostare il terreno e lasciate sempre che lo scavo sia proprio una cunnetta depressa. Sarà il nostro punto di annaffiamento. Non ci rimane altro che annaffiare ben bene le nostre piantine affinché il terreno si adagi intorno alle radichette, e adesso aspettiamo un po' di tempo che crescano in modo che poi andiamo a fare la potatura. Ah, non sapevate che i peperoni vanno potati? Beh, anche questo è una dritta, è un consiglio che vi do per avere sempre dei bei frutti più o meno delle stesse dimensioni. Ora andiamo immediatamente a fare il primo trattamento. Qui un bel trucchettino, se avete delle piante di equiseto potremo proprio andare a fare un antifungino spettacoloso per queste piante, o altrimenti andremo a dare i prodotti rameici.
Allora, volendo proprio andare sul bio per fare un trattamento antifungino contro peronospora o idio, ma anche la ruggine, tutte quante le muffe, potremo proprio andare a fare un bel decotto di equiseto. Eccolo qua, la coda cavallina cosiddetta. Un'altra operazione molto importante è la potatura dei peperoni. Quando le nostre piante hanno raggiunto i loro 40-50 cm saranno talmente cresciute da terra che avranno già formato il primo impalcato dei 3 rami sopra ad un certo punto, all'altezza di quei 25-30 cm, dove comunque fa il primo fiore, il peperone inizia proprio a dividersi in 3 rami. Da questi 3 rami in poi noi le dovremo lasciare solamente 3 fino a che saranno ad un'altezza di 60 cm. A quel punto a 60 cm li facciamo crescere con 6 rami. Guardate, vi metto in fondo al video il link interattivo proprio della potatura del peperone. Comunque, in ordine di idee, si tolgono le femminelle, che sono quei germogli, come vediamo qui, che crescono sul fusto della pianta, e li andiamo a togliere fino al primo impalcato della pianta, cioè dove si è formato i 3 rametti, eccoli qua, e andiamo anche ad eliminare quelle foglie dove con il loro peso toccano il terreno, perché potrebbero essere proliferazione di malattie fungine. A questo punto che si fa sul peperone? Si fa proprio una vera e propria potatura. Il peperone cresce con questo suo modo, ad ogni fiore emette un doppio ramo, quindi noi, fino a che o il fiore che sarà diventato un piccolo peperone, lo vediamo qua, questo qui già è un piccolo peperone, finché questo piccolo peperone non sarà grande come un uovo, noi lasciamo crescere su solamente 3 rami. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare proprio ad eliminare quei rami che danno fastidio alla crescita del peperone, comunque che sono mal disposti o stanno interni e così via. Poi quando sono alti 60 cm o il frutto è diventato già grande come un uovo di gallina, lasciamo un'altra diramazione, quindi lasciamo crescere sulla pianta a 6 rami, ok? Una volta che le vostre piante hanno raggiunto quell'altezza dei 40, 50, 60 cm, comunque che iniziano proprio a emettere i loro fiori, dai fiori i primi frutti, iniziano un po' a pesare, quindi occorre proprio fare, come state vedendo qua, un sistema di tutori. Io in questo caso ho usato delle canne di bambù molto, molto grandi, con dei fili di acciaio, in modo che proteggano la vostra pianta dall'azione dei venti che con il carico dei frutti potrebbe essere talmente forte da andare a rompere l'intera pianta. Quindi come si fa? Si mettono proprio dei tutori, dei pali, e all'esterno dei pali si mettono dei cavi. In questo caso sono dei cavi. Quando le vostre piante sono alte come queste, una cinquantina di centimetri, e quando inizierete a vedere i primi frutticini, è proprio giunto l'ora di andare a fare la rincalzatura della pianta. La rincalzatura consiste proprio di andare a prelevare una porzione di terra distante una quindicina di centimetri dal tronco e appoggiarla al tronco. Questo qui è il lavoro che intendevo. Vedete? Calza sia a destra che a sinistra della pianta e l'acqua adesso scorrerà qua. Fate questo lavoro chiaramente la sera, in tarda serata, in modo che anche se andate un po' a colpire o a stressare la vostra pianta, poi tanto subito dopo annaffierete e la pianta ha tutta la notte per riprendersi da questo eventuale piccolo stress. E concludiamo, ragazzi, con la carrellata delle malattie fungine e degli insetti che possono attaccare le nostre piante di peperoni. Allora, le malattie fungine, chiaramente la più frequente è la peronospora, però come potete vedere qua, se fate dei trattamenti con il decotto di quiseto, è protetta la pianta. Se non ce l'avete, potete proprio andare a fare, quando la piantina è piccolina, un bel trattamento di rame, ve la protegge per quei 20-30 giorni, e poi potete continuare con il bicarbonato di potassio, che è un antifungino a largo spettro, ha solo un giorno di carenza e riesce a proteggere la vostra pianta. Se non ce l'avete, chiaramente dovrete andare a fare i trattamenti con il rame, però con il rame, quando andate a trattare, fate in tarda serata, cercate di aspettare che i fiori sono chiusi, perché se li colpisce può bruciarli e quindi avere un vuoto, che è un detto di produzione. Per quanto riguarda gli insetti,
Gli insetti che possiamo vedere sulle nostre piante di peperone sono afidi e ragnetto rosso. Contro gli afidi e il ragnetto rosso possiamo proprio andare a fare quei macerati repellenti, quindi ottimo quello di ortica e di aglio. Se non possiamo fare questi macerati repellenti, potremo andare ad utilizzare per gli afidi il piretro, che ha solo un giorno di carenza e è messo in agricoltura biologica. Per quanto riguarda il ragnetto rosso, potremo andare a dare il NIM, che è una caricida diciamo a largo spettro. Che altro dirvi, ragazzi? Spero che questo lungo video sia stato di vostro aiuto. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio da Pier Giorgio. Ciao ragazzi!